Buonasera amici, guardate che bella Gardone Riviera. Peccato ci sia poca gente, perché è un posto che secondo me potrebbe essere vivo anche d'inverno, perché è talmente bello, ma talmente bello, però è proprio probabilmente strutturato per lavorare soltanto d'estate, perché tutte le attività chiudono e ovviamente le persone fanno la passeggiata, ma il turista con tutto chiuso non ci viene qua. Però il posto è veramente affascinantissimo. Poi guardate che serata. Di là c'è la spiaggia del Ribalzello di cui ho fatto un video. La passeggiata inizia, cioè scusate, continua anche da quella parte. Vi faccio notare anche che colori abbiamo stasera. Sulla panchina c'è anche la statua di Gabriele D'Annunzio. Scusate, a un certo punto non riesco più perché ho la telecamera rotta, vabbè, fa niente. Che pace e che colori. Bello vedere anche le piante di agrumi, pur essendo in inverno comunque i frutti ci sono, si sono adattati. Là davanti c'è l'isola del Garda, ci dovrò fare un video, dovrò andarci a quell'isola sicuramente, in primavera ci andrò. È giovedì 30 gennaio, sono circa le 5, un po' meno forse. Là c'è una pianta, vedete, di Bonville, o Bonville come si pronuncia, insomma avete capito, quei fiori violacei arrivati dal Brasile nel 700 circa, e adesso però naturalmente sono gialli. Poi d'estate, dalla primavera in poi, vi potete immaginare quando diventano tutti color viola. Che tranquillità in questo momento. Sentite? Non c'è nessuno. Ora d'estate non è che Gardone Riviera sia come il Limone, come Malcesine, vuol dire che qui non camminate. È sempre abbastanza tranquilla, forse perché Gardone Riviera è dislocata, nel senso che qui c'è il lungolago, poi c'è il Vittoriale un po' Gardone sopra, poi c'è la spiaggia del Casinò proprio avanti 1 chilometro, i giardini botanici dall'altra parte, e perciò magari le persone ci sono, però sono un po' qui, un po' qua, un po' là, mentre mi viene in mente Limone, è tutto concentrato lì e sono tutte lì. Però è un posto stupendo. Guardate che bello quell'hotel, Hotel du Lac. Immaginate soggiornare lì, vi svegliate la mattina vi devo dire che non fa freddissimo, ci saranno 5, 6, 7 gradi. Poi il lago ha una temperatura di qualche grado in più rispetto all'aria sempre, quindi va a creare un clima più mite. Poi il Gardone Riviera nello specifico è un posto anche abbastanza, tra virgolette, più caldo rispetto agli altri paesi qua del lago, perché ci sono 4 montagne qui intorno, ma le vedete anche, che bloccano il vento. Infatti diciamo che, tanto guarda che bello là dietro il sole, difficilmente qui si incontra aria forte, perché è un po', Gardone Riviera è un po' chiusa all'interno di queste montagne, e perciò è anche bella riparata.
Vi ho raccontato in tanti altri video che il Gardone Riviera era la stazione climatica più calda rispetto a tutte le altre. Hanno fatto anche vari studi, non peraltro il Gardone Riviera è stata all'inizio del Novecento un punto di riferimento per le cure delle vie respiratorie. I popoli di lingua tedesca, non soltanto, venivano qui per anche i russi per curarsi le vie respiratorie, e già a fine dell'Ottocento c'erano diverse cliniche, e a cavallo della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, nasce il Grand Hotel, precursore Luigi Wimmer, un ingegnere, ma poi è morto presto, ma soprattutto è stata la moglie a portarlo avanti il progetto, che ha creato appunto il Grand Hotel per dare soggiorno a tutta questa ricca borghesia che veniva qua per curarsi. Quindi è stato veramente geniale a creare, che poi all'inizio era un piccolo hotel, piano piano si è ingrandito, e qui c'era una limonaia prima, hanno comprato un terreno e piano piano hanno costruito quello che oggi è il Grand Hotel. Passato poi nei decenni da famiglie, altre famiglie, c'è stato anche un passaggio eccetera eccetera, ma questa è un'altra storia che magari racconterò specifica sul Grand Hotel. Oggi volevo concentrarmi soprattutto sulla bellezza e i colori di Gardone Riviera a quest'ora. Potete vedere che panorama. Bisogna essere qua per riuscire a comprendere, a capire la bellezza del posto. Non so quanto la videocamera possa rendere, però guardate che belle finestre là, affacciarsi proprio così sul lago. E qui arrivate col battello dove sono in questo momento, quindi peraltro il lago di Garda è comodo da girare col battello in estate. Se venite come turisti, bloccate la macchina, usate il battello. È vero che il battello non è economicissimo, però d'altra parte, se considerate quanto spendete in benzina, gasolio a spostarvi con la macchina, quanto soprattutto pagate i parcheggi, che poi non sono neanche mai in centro, considerando il traffico di giugno, luglio, agosto, soprattutto se poi venite da venerdì a domenica, io vi consiglio di arrivare qui col treno eccetera, o con la macchina, lasciare in albergo e muovervi con i battelli, perché la zona è ben servita ed ogni località ha il proprio porto, e come vedete arrivate qua col battello e siete qua. Volete andare a Limone del Garda? È impensabile fare quella strada e trovare parcheggio a Limone del Garda nel periodo estivo, nel weekend. Prendete il vostro battelletto qua, in mezz'oretta nemmeno siete a Limone del Garda e arrivate proprio in centro. Quindi il mio gran consiglio per l'estate è: usate il battello. Bene, io con questi colori, che dire, fantastici, vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, fatelo, però fallo, mi raccomando, iscriviti, molto importante, fai un click, iscriviti e ci vediamo in un prossimo video.